79,4 meno 1,4 kg. Papà, secondo te è possibile mangiare semplicemente cose dal tuo orto o pane integrale? Assolutamente no. No? Eccoci qui ad un'altra sfida che tantissimi di voi hanno richiesto. Per questa settimana cercherò di mangiare soltanto vegano. Questa cosa non la voglio fare perché è trendy o per i vari motivi che vengono discussi tra vegani e non vegani. La voglio fare semplicemente per esperienza, per vedere cosa significa essere vegani. Ed oltretutto questa settimana, oltre a provare ad essere vegano, cercherò di nutrirmi soltanto con le cose provenienti dall'orto di mio padre e con pane o crackers integrali per riuscire anche ad integrare un po' il mio pasto. Detto questo, vi lascio a papà Paolo che vi dice cosa coltiva nel suo orto. E la produzione è sempre di 4 cose: tegoline, zucchine, pomodoro e coste. Vabbè, vado a staccarmi 2 o 3 pomodori, oggi mangio pomodori e grissini. Ottimo, sai. Ok. Auguri per la dieta. L'hai vista questa lì? Guarda che specialità, guarda che roba. Oppa. Oh, questa sarà la mia dieta per la prossima settimana. Questi qua sono buoni. Infatti. Devo ancora fare colazione, quindi prima di mangiare per pranzo mi mangio 2 o 3 pomodori come colazione. Si inizia questa settimana, sarà abbastanza dura. Altro che vegano, qua si va oltre. Si va oltre veramente. Tanto faccio un po' di colazione in ritardo. Paolo, con cosa devo integrare? Vabbè, grassi, prendo un po' di olio come condimento. Carboidrati? Ma non puoi mangiare neanche pane, lenticchie, fagioli, piselli. Solo roba del tuo orto. Solo roba del mio orto. E pane integrale. Quindi carboidrati, il pane, proteine, le zucchine hanno proteine. No, le zucchine, mangerò tante zucchine. Ce ne sono abbastanza per sopravvivere una settimana. Sì, un po' in frigo di quelle già raccolte e poi spero anche i fiori puoi mangiarti delle zucchine. Sei spacciato, ragazzo. Mi stavo dimenticando di prendere una cosa molto importante prima di iniziare: il peso e come sto fisicamente. Quindi ecco qui, sarà falsato da quei 2 pomodori che ho mangiato, però vabbè, saranno 100 grammi, 150 grammi in più. 88. Guardate che spettacolo la vista dell'orticello e del mio cibo dall'alto di camera mia. Ed ora mi stacco anche il pranzo. Cosa dici te, Amos? Si può fare? Oh. Questo è il risultato, non male. Questi me li magno, prima li devo lavare e poi dentro ce ne sono altri. Per avere l'orto bisogna fare 5 anni di agraria di Abruzzi, tanto. E là diventi cesellatore di zolle. In questo caso abbiamo creato l'orto. Adesso vi faccio vedere. Questo è un cetriolo fatto in casa. Vedete? Cetriolo, pelare, mangiare. Sì, che poi ti eri dimenticato che avevi anche i cetrioli, tra l'altro. Cetrioli, esatto, non ho dato indicazioni sul cetriolo. Per staccare la zucchina, prendi la zucchina, vedi il fiore vecchio, te lo butti via. La giri così, vedi? La giri e si stacca. Perfetta. Perfetto. Te li lavo. Grazie. Ho intenzione di mangiare soltanto frutti dell'orto per una settimana. La vedo dura. Buon appetito. Buono? Mi ero dimenticato di aggiungerci un po' di origano e un po' di sale, così ci diamo quel tocco di oro. Anche oggi corsetta fatta e guardate cosa ho preparato sempre dall'orto. Menta fresca. Speziale. Questa settimana io mangio solo cose dal mio orto. Anche cimici. Cosa c'è nel tuo orto? Perché se c'è il cane, allora... Mangio il cane. Niente dall'orto, mi spiace. Vecchio la tentazione, vecchio la tentazione. Non puoi mangiare neanche il limone. Vabbè, bevo. Vedi? Ma neanche il ghiaccio. Ho sofferto una vita, cavolo, però sono riuscito a non cadere nelle tentazioni
Quindi adesso finalmente è il mio turno di mangiare, vado a casa e oggi faremo qualcosa con le zucchine. Si mangia zucchine e grissini. Cin. È ora di fare colazione. Ci sono ancora un po' di pomodorini. Pomodorini e menta. Che bontà. Le colazioni più buone. Non è neanche malaccio. La menta è proprio strabuona. Questa è una cosa che berrei lo stesso a colazione. Vado a prendere il pane integrale, se no ho solo pomodori. Dopo vediamo cosa ad offrire l'orto oggi. Si parte! Lì in mezzo c'è anche del pane alla ricotta che mi piace una vita, però non posso mangiare soltanto quello integrale, quell'altro l'ho preso per i miei fratelli, che invidierò. Panino con pane integrale, pomodoro, origano, olio e anche un po' di peperoncino. Chiudiamo e se magna. Mentre stavo montando questo video ho ragionato sul fatto di quanto sia positivo avere il proprio orto e prodursi da mangiare da soli. Innanzitutto si risparmia perché una piantina di pomodori costa 30 centesimi e secondo le mie ricerche una piantina produce circa 4 kg, che al supermercato costano 2 euro al chilo, quindi per ogni piantina piantata risparmieremo circa 8 euro. Però se vogliamo essere pignoli dovremmo anche considerare il tempo che impieghiamo per andarci dietro, che però per mio papà non è assolutamente un peso, anzi è una passione, quindi quel tempo lo dedica più che volentieri a curare l'orto. Un'altra cosa positiva è che sappiamo da dove viene il nostro cibo. Come avete visto sono andato io stesso a staccarlo ed è praticamente a centimetro zero. Inoltre provate a pensare tutta la plastica, tutti gli imballaggi che un pomodoro deve passare prima di essere servito nel nostro piatto. Se dovessimo avere un orto risparmiamo ecologicamente tutti quegli imballaggi ed oltretutto tutti i trasporti che avvengono per portarci quel pomodoro. Un gran risparmio per noi e per il mondo che ci circonda. E anche questa sera ci stacchiamo la cena. Guarda che bello. Porca, buono. Questo va lavato col tramonto lì sui colli Euganei, qualità. E 2. Questo è bello grosso. Me li faccio bastare con una cioppa di pane integrale. Tac. Terzo giorno. Guarda la natura in così poco tempo cosa genera. Buona colazione a tutti. Guarda che qualità di piattino che mi hai fatto, Paolo. Pane integrale e zucchine. Oh, che qualità è questa? Sì, t'ho stufo. No, sto meditando su quello che sta succedendo, perché mi è andato sul gas qua per il sugo. Stai resistendo? Oggi è solo martedì, Vabbè, mancano. Questo è il terzo giorno. L'orto da frutti ancora abbastanza. L'orto da frutti. Che ne c'è roba da mangiare in pratica. Sì. Ora via. Si scarseggia un po', abbiamo finito il pane integrale. Stamattina sono andato dal dottore a farmi togliere i punti. Ecco qua, tolti. Ora tutto ok, avevo 5 punti. E anche stamattina si procede alla raccolta e alla colazione. Si mangia. Oggi coste, Paolo, sempre dall'orto queste qualità. Di non sporcare tutto, sempre qualità e fiducia. Qualità e E fiducia. le coste come le raccogli? Le tagli? Si tagliano perché poi si rigenerano Ah, sì? 3 o 4 volte. Quindi non tagli la bisogna tirare punta? via la radice. Si tagliano a 2-3 cm da terra, poi rigenerano e si ricreano altre foglie. Questa è educazione agraria. Questa è educazione civica. Paolo, molto bene. Qua sta per venire giù di brutto. Speriamo bene perché il mio orticello deve dare da mangiare, Domani voglio mangiare. Oltre a questa bontà, Paolo, che è gentile, ha fatto anche le zucchine. Guarda che roba. Si va sul Garda in villetta oggi. Ma che posto è? Dove cazzo sono finito? Ma che roba?
Oggi purtroppo però ho questo pranzo qui, quindi sono obbligato a tradire il mio orto. Però al posto del menù, che era fantastico, non so se lo trovo, ve lo lascio qui, uno screenshot, ho chiesto un menù vegano, qualsiasi cosa che avessero vegano, e quindi mangerò vegano. Almeno il vegano non lo lascerò per questa settimana. Mamma mia, le pizzette, quant'è difficile non mangiarle. Che qualità c'è qua? Pazzesco. Unbelievable. Finita la giornata stupenda, ma non avete idea quanto difficile sia non mangiare la pizza normale, senza mozzarella, mamma mia, una sofferenza. Poi vedere tutti che mangiavano la pizza condivisa, io che avevo la mia pizza con verdura e nulla. Penso sia la cosa più difficile di questo mondo. Sono le 2:04 e anche questa è una giornata finita. Mancano ancora 2 giorni. Difficile. -2, manca poco. Ed anche oggi a colazione pomodoro. Ma alla fine è un frutto. Mangi un frutto a colazione. Si torna a staccare pomodori. Questo qua va lavato. E con quelli che ho dentro questi possono bastare. Ole. Sempre Fidelis. Ultimo giorno. Buona colazione. Ultima colazione con i pomodori. La settimana prossima frutta però. Hola, ultimo pranzo Paolo. Domani si inizia a mangiare. Vega. Sì. Adesso dopo dove vai? A Marte? Sta bene. A Marte. Comunque, se devo dire, veramente buono, sai? Cosa? Ste zucchine. Curcumate così? Molto buone, ma tutto durante questa settimana. Sei proprio un bravo cuoco. Ultima cena di questa settimana. Oh là, finalmente. Dico finalmente più che altro perché alla fine con questa tipologia di dieta la cosa più difficile, cioè non è neanche difficile sopravviverci. La cosa più difficile è che mangi da solo, nel senso che anche se sei insieme agli altri hai un menù a parte, quindi è un po' un problema a casa. Insomma, o tutti si orientano o è un po' una difficoltà e anche una rottura di scatole perché sei invidioso anche di quello che mangiano e fanno gli altri. Fine dell'ultima cena, adesso bisogna aspettare fino a mezzanotte, altre 4 ore. Mi stavo dimenticando che bisogna vedere il peso. 79,4 meno 1,4 kg mi pare. Sì, 1,5 kg in meno, ci sta. Alla fine sono dimagrito 1,5 kg. Quanto stanco sei? Intronato. Bisogna andare a lavorare anche oggi, ragazzi. Buonanotte. Questa settimana è finita e voglio tirare un attimo le mie conclusioni. Sicuramente, cosa che non mi aspettavo, questa settimana è stata molto educativa. La sfida, come avete visto, non è stata assolutamente impossibile, però io per il momento non continuerò con la dieta vegana, perché ogni tanto voglio concedermi quei piccoli vizi. Però di sicuro un grande punto di vantaggio di questa dieta, che ho sentito durante questa settimana, è che mi ha reso molto più fresco e sveglio. Per questo motivo cercherò di proseguire questa dieta, evitando certi cibi durante la mia vita comune, però quando ci saranno le occasioni speciali come grigliata con amici, pizza con amici o qualsiasi altra cosa come l'evento in villa che avete visto, almeno per ora non mi farò limitare da questa dieta. Mentre, come ho detto, per tutti gli altri giorni, quindi la maggior parte dei giorni, seguirò questa dieta e diventerò vegano part-time, se così si può dire. Poi di sicuro in futuro ritornerò su questo argomento, magari anche ripensandoci, quindi se volete continuare a seguire la mia storia iscrivetevi, ditemi cosa ne pensate di tutto questo video e oltretutto se è stato interessante e vi è piaciuto lasciate un mi piace perché potrebbe aiutarmi veramente tanto. Quindi noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!